Da piccolo ho avuto diversi contatti con gli animali, però il problema è che i miei genitori, anche perché vivevo a Roma, non mi hanno mai dato la possibilità di avvicinarmi al mondo animale direttamente. Però ero uno di quei bambini che sognava e guardava spesso in aria e volare i falconi. La passione per la falconeria è nata da due precedenti passioni molto forti in me: il volo acrobatico, mi piace tantissimo volare e comunque veder volare tutto quello che riguarda le macchine, gli aeroplani e gli animali, e l'addestramento degli animali. Ho fuso le due cose e è uscito fuori il falco. È una struttura affusolata a V, no? Che praticamente non consente all'aria di penetrarla, quindi scivola, entra dentro l'aria, la taglia senza far nessun attrito. Non fa attrito. Cioè la natura è perfetta. Infatti guarda come ha tirato subito, ha visto adesso la rondine. Guarda qua, pronto per la caccia già. E quindi cacciano solo, volano solo quando devono cacciare. E faremo tutte simulazioni di caccia oggi. Non faccio caccia perché sennò poi vi impressionate. No, vai tranquillo. Sì. Vabbè, vediamo loro che fanno. Per me non ci sono problemi, loro sono grandi, voglio dire, il mondo è così, non è, anzi C'è di peggio, questa è natura. Qua dentro questo cosetto qua c'è racchiuso la vera potenza della natura, pensa questo. L'animale più veloce al mondo. L'arte della falconeria l'ho appresa nel tempo da diverse persone, non da uno in particolare, ma uno rimarrà per sempre nel mio cuore, che è stato, diciamo, il mio mentore, è un grandissimo addestratore di falchi pellegrino in Italia, e lui, diciamo, mi ha introdotto in quest'arte facendomi capire un po' di cose, però successivamente ho dovuto, diciamo, aumentare le mie capacità in quest'arte, prima di tutto da solo, e quindi mi sono fatto io stesso da maestro, e secondo poi anche con altre persone. Vabbè. Oppela! generazioni e generazioni Vai. di scarpe. Dio, che meraviglia. La falconeria è stata introdotta in Europa attraverso l'imperatore Federico II di Svevia, che la ereditò dagli arabi, che addestravano i falconi, gli animali più liberi al mondo, per la caccia sportiva e nobile. E questo perché gli arabi volevano far vedere che i nobili avevano in mano delle doti magiche, con le stesse doti magiche con cui riuscivano a far scendere sul loro guanto il falcone, loro riuscivano a tenere insieme un'intera popolazione. Questa cosa attirò così tanto Federico II di Svevia nel Basso Medioevo che decise di introdurla
nella sua corte e la sviluppò a un punto tale che riuscì, diciamo, a farsi sentire come attività nobiliare in tutta Europa. Nella società contemporanea la falconeria può svolgere 3 ruoli fondamentali. Prima di tutto quello di didattica, soprattutto per le generazioni future che dovranno rispettare quello che è la nostra natura. Secondo, che è quello a cui l'uomo si può affidare di più, è il bird control, cioè il controllo degli uccelli nocivi, quali piccioni, corvi, eccetera, eccetera, nei centri abitati, che è un problema che sempre di più si sta sviluppando, soprattutto nella nostra epoca, e che fortunatamente alcuni falconieri si stanno specializzando. E poi c'è la parte della caccia con il falco, che è la parte più classicista della falconeria, che ancora oggi viene, diciamo, praticata, e anch'io pratico, più che altro per rispettare le nostre tradizioni e tenere in piedi un'arte che è millenaria, che è l'unica che unisce così tanto il falco, l'animale, all'uomo. Perché il falco è più difficile da addestrare? Perché è quello che è più libero in assoluto. Questo vola diverso, non batte le ali come quello, ma plana praticamente. Questa sì, poi tra l'altro si è spaccata l'ala lo scorso autunno, fortunatamente sono riuscito a riaggiustarla, però ancora c'è un po' di problemi. Tant'è che il piumaggio non sta proprio messo a posto, se vedi, rispetto all'altro. Come gli è successo? Da sola, perché sbatte di continuo, molto aggressiva. Vedi? Com'è? Andiamo a. Il lupo cecoslovacco è un canide che è nato negli anni 50 e ha un carattere molto simile a quello del pastore tedesco, se non che conserva sia un aspetto fisico che caratteriale molto simile al lupo. È un animale speciale e particolare, non è come il classico cane, è una mente molto più separata rispetto a quella del cane, che dà la possibilità a chi lo addestra comunque di conoscere un po' meglio anche il comportamento del lupo, del suo parente selvatico. I miei animali sono stati selezionati ognuno da allevamenti diversi e ognuno ha una caratteristica particolare che comunque mi interessava. Ho un'equipe di svariati animali, circa 30, che hanno tutti una parte della mia anima dentro, quindi sono tutti animali speciali. Tanto mi cerca di mordere il dito. Che carino quando cerca di mordere il dito. Sì, fidati che se la chiamo io viene. Vai, chiamala. Uffa! Te l'ho detto!
detto, te l'ho detto. Non ti parlo più. Io te l'ho detto, mi vuole bene. Vai, vado a prendere l'altro, Vai su. Barca. È cresciuto tanto? Ora ti faccio vedere come diventa a breve. Io devo provare da mangiare? Vieni. Lo provo pure te? Perché? Vai. Che? Mi odia pure questo però. Che odio, questo si mangia direttamente la mano. Eccolo. Dai. Ma non fa male, no. No, certi artigli! Perché ti sei mosso, se stai fermo non ti fa niente. Non è uno scherzo. Entra. No, io ho paura! Ti fa male? Il rapporto che ho con la mia aquila reale Inca è un rapporto particolare. Si dice che le aquile reali abbiano un'intelligenza pari a quella di un bambino di 5 anni, quindi c'è una sorta di rispetto reciproco dove praticamente sia me che lei stiamo su uno stesso piano, ma condividendo il territorio, che in questo caso è il guanto, quindi un rapporto che può essere anche difficile in alcuni periodi dell'anno, proprio perché l'aquila è un animale territoriale, ma che ti dà e ti trasmette tantissimo, perché è un animale forte e molto, come posso dire, molto diretto, quindi è difficile riuscire a approcciarsi con questo animale, ma quando ci si arriva a un approccio si crea un rapporto che è unico e indescrivibile. Prendere sul guanto un'aquila reale non è proprio una bella esperienza, eh? Fa male? Quando arriva senti crack, sì. L'ha presa forte, eh? Molto forte. Guarda che bestie, eh? Guarda qua. Quanto pesa? 6 kg. Penetrante. Acqua. Posso avvicinarmi un pochino? Davvero? Meglio di no? Per te è meglio di no. Ok. Cioè la bagni sputandogli? Com'è? La bagni sputandogli? Che ho buttato a sto punto. Ti faccio la doccia. Andiamo.
La passeggiata wild è un'esperienza che porta le persone in parte nel mio mondo e le svolgiamo soprattutto qua in Fortezza di Civitella del Tronto e diamo la possibilità alle persone di visitare un luogo storico unendo però la parte degli animali, quindi la parte naturale del nostro territorio. Si ha la possibilità di conoscere le principali specie selvatiche predatori del nostro territorio e quindi si ha la possibilità di conoscere la natura dove viviamo. Le passeggiate wild svolgono un importante compito di educazione ambientale nei confronti soprattutto dei bambini che non conoscono molte specie animali, come ad esempio anche il falco pellegrino, perché non riescono né a vederlo né comunque sia ci si potranno mai approcciare. Invece in questo modo riescono comunque a capire anche la tipologia di volo, come riconoscerlo in natura e quindi potranno poi queste generazioni future rispettarlo e comunque curare quello che è il regno animale locale. Arcangelo, vieni qua, mi servi un attimo? Metti vicino a me, fermo Perché? Non ti preoccupare, fidati di me. Come prega. Ma perché io? Dai, dai! Perché sei il più buono. Ma è Guarda come si impenna, quanto è bello, Guarda qua. oddio. Figo? Beh, fantastico. Sì, ma io a che servo? Per nascondermi. Tu sei vestito di rosso, lo attiri, magari ti mangia. Ma perché? Cioè, hai scelto la persona sbagliata. Au. Il territorio dove opero è l'Abruzzo ed è la regione d'Italia con più presenza di natura, sia di fauna che di comunque sia flora selvatica. Anche ci sta una grandissima presenza di castelli, di luoghi storici, tra cui la Fortezza di Civitella del Tronto, la Rocca di Calascio e la Rocca di Scalegna, che sono diciamo i principali simboli dell'Abruzzo storico. Con i disabili abbiamo fatto svariate volte degli approcci con animali selvatici predatori, che sono degli animali molto forti, quindi degli animali che trasmettono delle emozioni forti, e soprattutto con gli autistici, che sono comunque delle persone che sono chiuse nel loro mondo, riescono ad approcciarsi e tirar fuori parte dei loro sentimenti, quindi è un rapporto che può funzionare anche benissimo come pet therapy. Grown old, but I ain't gonna yet. I'll tell you something I might forget and love. Smile and learn. Don't care if you were out of tune. Don't forget the full blue moon nights in June. Love. Smile and learn.
don't turn your back when it's your turn. And all of you standing out there while the rain makes water your beer, I said, Lord, smile and dance. Love, smile and down, don't turn your back. Ho scritto un libro di favole per bambini dal titolo I nostri amici animali, che vede praticamente protagonisti i principali animali di specie selvatica locale, e attraverso il libro do delle importanti nozioni, attraverso anche la favola quindi, sugli animali selvatici, nozioni che rimangono all'interno della testa dei bambini perché vengono immagazzinate attraverso la favola. Un film molto toccante che diciamo si avvicina un po' a quello che propongo anch'io, che faccio tutti i giorni, è Lady Hawk, è girato in parte nella Rocca di Calascio, è un film cult degli anni '80 che vedeva praticamente un'unione fra un uomo e una donna che comunque non potevano mai vedersi perché l'uomo si trasformava in lupo la notte e la donna si trasformava in falco di giorno. Io non credo in una particolare religione perché vedo il credere in una religione che comunque è stata elaborata da altri uomini un po' riduttiva come cosa. Ma sono una persona molto spirituale perché ho la possibilità di viverla, la spiritualità, rispetto a qualunque altra persona che vive in quest'epoca si vive in maniera abbastanza veloce, troppo veloce. Io invece ho la possibilità di vedere quello che è il creato, quello che è la natura, di toccarla, di addirittura collaborarci tutti i giorni, quindi so di per certo che tutto è guidato da una parte spirituale. Se potessi trasformarmi in uno dei miei animali, io mi trasformerei in falco, perché il falco è l'animale più libero al mondo, quello che riesce a fare in aria veramente tutto, perché è il padrone dell'aria, è il più veloce e anche il più forte, e quindi mi identifico in questo animale che, seppur è piccolo, comunque conserva dentro di sé una enorme energia. Perché è imprintato, cioè riconosce l'uomo come suo simile. Allora, io non so precisamente che cosa ero o chi ero nella mia vita precedente, so solo che tante cose che a molte persone risultano essere veramente difficili fare e applicare, a me invece risultano facilissime, e quella è la cosa stranissima, come ad esempio il pianoforte. Io a 6 anni suonavo già il pianoforte benissimo e senza che nessuno mi abbia mai introdotto in questo mondo, non avevo fatto dei corsi e la prima cosa, appena ho messo le mani sul pianoforte già suonavo, quindi probabilmente nella mia vita precedente o nelle mie vite precedenti avrò fatto l'artista, perché se no non si spiega.
Il rapporto con la musica per me equivale praticamente a cercare di ricopiare attraverso le note quello che trasmettono i miei animali volando a me e poi riportarlo comunque anche all'attenzione delle persone che ascoltano la musica. Quindi le musiche sono delle melodie molto andanti che ti cullano quasi. Melodie classiche moderne, perciò parliamo di artisti contemporanei come Einaudi, Allevi e svariati altri artisti. La musica per me è praticamente l'uovo nell'impasto della torta, cioè quella cosa che riesce ad unire tutto, anche la parte sentimentale, la mia, quella interiore. Il più bel ricordo legato alla mia passione, alla passione che ho per gli animali, è sicuramente quando ho preso per la prima volta sul mio guanto il mio primo animale, che si chiama Nilak, che ancora adesso ho con me nella mia equipe, che rimane e rimarrà per tutta la vita un animale che mi ha dato mi ha aperto i cancelli per questo mondo incredibile. Nilak! Milak, quello è Rael! Nilak! Rael! Ma che figata! Nilak! Sono troppo! Lulu! Lulu! Ma che figata! Sì. Quello è Lulu e quello è Rael. Quello tra l'altro è il più bravo di tutti lui. Nilak! Nilak! Dai che Ah, ma altro. dai, ma che pigro! Peggio di me! Nilak! Occhio! Ma gli piace andare sui tetti tu? È normale, è loro opera. Oh, due! Nilak! Dai! Nilak! Attento! Io mi siedo. Dai! Dai! Ottimo, bravo. Ah, che bello. Fuori uno. Segue la mano, i movimenti della mano, guarda qua, Lulu è quella che sta sopra. Guardale. Buonanotte. Vabbè, perché ha visto. Ecco. Guarda Lulu. Vedi? Il Rel invece è quello che reagisce praticamente a tutto. Quindi sono rimasti Rael e Lulu. Milak è quello. Vai, ti faccio vedere, vieni qua. Apri le gambe. Perché? Apri, tu fidati. Fermo. Passerà sotto le gambe, vero? Ah, grande! Lo sapevo! E Lulu invece reagisce a questo, al logoro. Perché ho del sangue addosso? Perché stai morendo. Mi ha lan- Caga sotto che sei. No, è Rael. mi ha lanciato del sangue di Lulu! Pop! 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 Dai! Ecco Lulu. Dai! Il momento più difficile che ho avuto nella mia vita professionale è quando ho avuto la mia prima perdita, cioè il mio primo allontanamento di un rapace, e l'ho avuto con un falcone dove ho sbagliato io praticamente, perché ho lanciato il falco a favore del vento. Di solito i falchi vengono lanciati contro vento per fargli prendere quota, invece lui ha seguito la direzione del vento e si è perso dentro un bosco, e sono stato praticamente chiuso dentro quel bosco per 24 ore e non riuscivo a trovarlo. E da una parte è stato il momento più difficile, ma anche quello
dove ho sperimentato la mia più grande avventura, perché dentro al bosco mi sono dovuto spostare con dei cavalli trovati, cioè ho fatto delle cose incredibili, ho rischiato anche la vita quel giorno. Non ho specifiche difficoltà nel mio lavoro perché ho la fortuna di aver trasformato il mio lavoro, aver trasformato la mia più grande passione in lavoro, quindi tutto quello che viene dalla mia passione non mi crea nessuna difficoltà, se non che forse l'unica grande difficoltà è quella di dover accudire gli animali tutti i giorni, quindi la continuità anche quando stai male, quando c'è freddo, quando ci stanno le tempeste, comunque tu devi sempre andare dagli animali e controllarli. Oh, ma ti rendi conto di quanta roba che hai visto oggi? Sì, Quanti animali addestrati hai visto oggi? sì, è Cioè, fantastico. È una cosa, infatti, perché riesco a fare così bene quello che faccio e a essere così, diciamo, sentito in Italia, perché praticamente sono l'unico ad averci tutti questi animali addestrati insieme. Cioè, una cosa è che ne addestri uno, una cosa è che ne addestri così tanti, no? No, mi devo un attimo risegnare solo i pesi. No, fai, tranquillo. Li pesi tutti i giorni? Certo, 600 Iraq. Ho avuto tantissimi contatti dall'estero e dovevo fare una cosa anche poco tempo fa in Francia, ma purtroppo spostare le equipe di animali è molto difficile, quindi cerco il più possibile di non farlo, non tanto per me, ma per non stressare gli animali che soffrirebbero facendo dei viaggi lunghissimi. Gli insegnamenti che traggo ancora oggi dagli animali e che ho già avuto da loro sono molteplici. Il primo è praticamente unirmi e cercare di sviluppare anche i sensi per ascoltare la natura, che è una cosa che ad oggi non abbiamo più la capacità, non avete più la capacità di fare, perché poi alla fine io fortunatamente vivendoci sono riuscito a sviluppare questa cosa, cioè riuscire attraverso il falco a capire la natura, a capire i comportamenti degli animali. Là praticamente ti rendi conto che tutto è collegato da un filo sottilissimo che può essere anche definito spirituale, e tu praticamente ti riesci ad approcciare con tutto quello che ti circonda in maniera diretta e a viverti quello che è veramente la vita, che non è una corsa, una continua corsa verso l'ignoto, perché poi alla fine noi siamo abituati a correre verso qualche cosa che poi non avremo mai in mano. La felicità, che cos'è la felicità? La felicità è una variabile a cui noi non arriveremo mai completamente. Questi animali invece ti insegnano a viverti il momento, a viverti la felicità per quello che hai adesso in mano, che è la cosa più importante per ognuno di noi. I miei sogni, le mie aspirazioni per il futuro sono tutte in qualche modo unite a quello che faccio attualmente. Io vorrei trasferirmi dentro un casale, stare, diciamo, in mezzo alla natura, poter convivere sia con gli animali che con
la mia compagna, crearmi una famiglia, comunque cercare di vivere una vita diversa da quella che viene vista attualmente normale, cioè una vita collegata alla natura. Where I thought it was the rain, it was not. Just mighty waters down to my throat. Well, I better drink a beer than this bittersweet liquor. And I thought it was the rain, but it was not. I thought it was the rain, but it was not. I could see you through your window, but I couldn't walk through your door. When I tried, it was locked. Then the dog in your garden started barking, and I thought it was the spring, but it was not. And I thought it was the spring, but it was not. Da 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 da. Now it's clear all you can see is your drunken heart's wheel, and the darkness around you, and the days are too long, and the nights are too blurred. Every dawn rise out of the darkest night. La 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 da da la 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 da 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 da. When I heard you call my name, you did not. Your lips were so tight, you locked me out. Then I looked at your eyes running through the door, and I thought you called my name, but you did not. And I heard you call my name, but you did not. And I heard you call